Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di un fatto di cronaca davvero molto delicato. Un delitto recentissimo che è successo meno di un mese fa. Mi sto riferendo a Sharon Verzeni, una ragazza molto giovane che tra l'altro si stava anche per sposare. Purtroppo non si sa ancora chi sia l'assassino. Sembra veramente, ragazzi, a tutti gli effetti un fantasma. Infatti le telecamere di videosorveglianza delle strade hanno ripreso degli elementi con cui le forze dell'ordine un'idea se la sono già fatte, ma devono ovviamente ancora lavorarci su. Una pista abbastanza precisa da seguire ancora purtroppo non c'è e le persone che abitano nella via dove è accaduto questo delitto, che hanno avuto precedenti penali, sono già state prese in considerazione. Anche tutti i medici del paese sono già stati sentiti per capire se abbiano dei pazienti potenzialmente pericolosi, capaci di fare tali atrocità. Qualcuno potrebbe anche essersi fissato con Sharon, anche perché rispetto ad altre persone magari era un facile bersaglio, tra le svariate camminate la sera che lei faceva, tra l'altro anche sola, e per giunta anche ascoltando musica con le cuffie, quindi è ovvio che qualsiasi cosa accadesse attorno a lei non avrebbe mai potuto sentirli. Una cosa però è certa, che 4 coltellate, di cui 3 alla schiena, questo assassino veramente doveva avercela con lei, ma soprattutto era veramente arrabbiato con lei, almeno che non si tratti di uno psicopatico che comunque ce l'ha un po' con tutte le donne. Ma perché prendere di mira proprio Sharon? Ragazzi, mettetemi nei commenti anche voi che cosa ne pensate di tutta questa storia, di chi può essere stato, cosa può essere successo in realtà a questa ragazza. L'assassino, tra l'altro, ha utilizzato un coltello molto grande e ha provocato addirittura un'emorragia nei polmoni. Ma se dovesse aver lasciato comunque qualche traccia di DNA, sicuramente le forze dell'ordine verranno a scoprirlo e speriamo anche che lo scoprino molto presto. Secondo una fonte molto affidabile, molto attendibile, Sharon conosceva bene il suo aggressore e non è stato affatto un delitto casuale. Questa infatti è la ferma convinzione della criminologa Roberta Bruzzone, che all'ad Cronos respinge senza mezzi termini l'ipotesi di un'aggressione casuale da uno sconosciuto. La dinamica del delitto indica chiaramente che Sharon ha avuto un'interazione molto prolungata col suo assassino prima di essere stata uccisa. A sostegno di questa tesi, però, la criminologa Bruzzone richiama un dettaglio cruciale, un dettaglio davvero fondamentale, emerso proprio dal contapassi che aveva al polso la ragazza, trovata purtroppo senza vita a Terno d'Isola. La ragazza ha percorso 630 metri in circa 50 minuti, quando una persona invece che è abituata a camminare una distanza simile non avrebbe impiegato più di 5-6 minuti a percorrerla. Per la criminologa, giustamente, questo tipo di segnale non indica affatto un'aggressione da uno sconosciuto, ma di un incontro molto prolungato con cui lei ci ha impiegato così tanto proprio perché stava parlando magari con lui. Ma ragazzi, qua facciamo attenzione, perché infatti secondo la criminologa a rafforzare questa ipotesi è stata una traccia genetica probabilmente appartenente all'assassino rinvenuta proprio sulla scena del crimine. Gli investigatori hanno concentrato tutte le loro forze su una serie di test di DNA mirati. La scelta di limitare le indagini solo ai residenti di quella via è una scelta molto sensata a livello strategico, anche perché il numero dei test è relativamente contenuto. La criminologa Roberta infatti esclude l'ipotesi di un test del DNA su larga scala. Gli investigatori hanno già in mano una profilazione preliminare capace di indirizzare l'indagine su soggetti specifici.
Ma ragazzi, purtroppo qui arriva un bel problema, perché Sharon non aveva paura di nessuno, anche perché se avesse avuto paura di qualcuno, temeva qualcuno, di sicuro non usciva da sola a quell'ora della notte, ma soprattutto anche azzardandosi a passeggiare per le vie periferiche di quel paese. E non era la prima volta che lo faceva, anzi lo faceva di frequente, forse non a mezzanotte come quella fatidica sera, ma comunque lo faceva sempre in tarda serata. Questo lo dicono suo padre Bruno, il suo compagno Sergio Ruocco e i suoi vicini di casa. Per ora le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e anche del ROS si concentrano solo su quello che hanno ripreso le telecamere quella notte. Ma cosa dicono? Probabilmente molto di più di quello che si trapela. Si sa che in via Merelli, dove la vittima viveva col suo compagno, una telecamera riprende lei uscire, ma non lui. Infatti i carabinieri una delle prime cose che hanno fatto è piombare in casa del ragazzo, prelevarlo, portarlo in questura e verificare se ha dei segni di lotta, delle scoriazioni, dei tagli, insomma qualcosa che possa far capire alle forze dell'ordine che lui in qualche modo potrebbe anche centrare qualcosa, ma non hanno trovato assolutamente nulla. Il ragazzo non aveva assolutamente alcun segno addosso. Ovviamente da quel momento, senza nessun indagato, non si esclude assolutamente nessuno dalle indagini. La sera del delitto, Sharon Verzeni ha camminato, come vi ho detto prima, per circa 50 minuti, passando dal centro sportivo ma senza fare tappa al bar, che si presume che era un bar che di solito comunque lei frequentava. Ad un certo punto arriva in piazza Settimo Martiri per imboccare via Castegnate, dove viene ripresa per l'ultima volta pochi istanti prima di essere stata aggredita e di aver avuto solo la forza di chiamare il 112. Viene vista tra l'altro barcollare a un angolo fuori da un condominio del civico 29, dove tra l'altro è stato sequestrato un garage con una branda al suo interno. Subito dopo si accasciò per terra davanti al numero civico 32, quindi è riuscita a fare anche qualche passo in più, e Sharon fortunatamente, anche se in fin di vita, venne soccorsa da un ragazzo e una ragazza che passavano di lì in auto per caso, e anche loro infatti chiamarono il 112. Ma ragazzi, la cosa strana è che in quel piccolo tratto dove avvenne l'aggressione non sono presenti telecamere comunali, ma solo quella di un negozio che inquadrano dei piedi di una persona che cammina. Ma i carabinieri hanno già verificato che quella persona passava di lì dopo che il delitto era già stato commesso, quindi non sarebbe comunque potuto essere lui, o comunque lei. Ma ad un certo punto però due donne residenti nella stessa via sentono improvvisamente un'auto partire sgommando. È vero, non è detto che sia l'assassino, però ragazzi volevo chiedervi una cosa, perché io quell'informazione che sto per chiedervi non l'ho sentita da nessuna parte. Magari sicuramente l'avranno detta, magari è scappata a me, non l'ho sentita io. Ma c'è qualcuno che magari di voi sa se la scientifica ha già prelevato l'impronta del pneumatico di quella fatidica sgommata e analizzato anche la mescola in laboratorio? Questo servirebbe almeno per capire che tipo di pneumatico è e che tipo di macchina lo monta. Anche qui è vero, potrebbe aver tranquillamente cambiato le gomme, però almeno sapere che tipo di pneumatico montava quella macchina, perché appunto non sapendo chi è l'assassino, più controlli ci sono, meglio è. Poi ragazzi, magari mi sbaglio, magari addirittura questa informazione l'hanno già detta e io non l'ho sentita. Comunque ragazzi, fatemi sapere nei commenti giù voi cosa ne pensate, perché comunque ciò non toglie che sarebbe potuto scappare tranquillamente a piedi. Ma dove? Dove è andato? I carabinieri hanno guardato con molta attenzione Vicolo Castello, che è un passaggio pedonale a lato di via Castegnate, illuminato e sorvegliato da ben 3 telecamere. Questo vicolo porta in via Giuseppe Rota, che però non ha telecamere. Tramite questo passaggio pedonale però si accede anche a via Castegnate, passando all'interno di un complesso con numerosissimi appartamenti. Ragazzi, da quel fatidico giorno di quel delitto, omicidio e sicurezza viaggiano in modo parallelo. Spacci e presenti di stranieri sono temi ricorrenti tra i cittadini, anche se comunque in maniera differente. E in piazza ovviamente le persone si lasciano andare a ipotesi un po' così, anche direi piuttosto ovvie. Questo è il momento particolare in cui il questore Andrea Valentino a Bergamo il 1° marzo ha incontrato il sindaco Gianluca Sala,
Parlando proprio con lui disse queste parole: una visita di cortesia per portare la mia solidarietà. Questo episodio è successo qui, dove però i dati indicano che i problemi non siano superiori a quelli di altri comuni. Solo dopo che si capirà chi è stato si potrà dire che sono fatti collegati. Con il comune setacciato dai carabinieri ora non sono previsti rinforzi. Abbiamo parlato della situazione, è vero che la percezione dei cittadini può essere di allarme, anche se i dati indicano che le denunce sono diminuite. È emerso comunque l'impegno a prestare attenzione al nostro comune. Ragazzi, mettete nei commenti appunto anche voi, come vi ho detto prima, cosa ne pensate, se avete altre idee. Secondo voi cosa veramente può essere accaduto? Visto che comunque le telecamere non hanno ripreso assolutamente nulla di tutto ciò. Io vi lascio con questa domanda. Spero di ricevere tanti commenti e nel frattempo io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti raga e stay tuned.